Oggi vi parleremo del Cile, ed in particolare della sua costa nord. Questo paese non è stato facile per noi da scoprire a bordo del nostro van, a causa dei paesaggi spesso estremi che abbiamo incontrato. Dalle centinaia e centinaia di chilometri desertici che si ripetono ancora ed ancora, fino a deserti ad oltre 5.000 metri di altitudine delle maestose Ande, che nascondono al loro interno un equilibrio quasi magico tra l'uomo, la terra e le forme di vita che la circondano. Siamo Alberto e Sofia. Circa un anno fa abbiamo deciso di mischiare le carte delle nostre vite. Abbiamo acquistato un Ford Transit usato in Messico, dove l'abbiamo camperizzato, l'abbiamo spedito in Argentina ed abbiamo iniziato ad inseguire un sogno di libertà che ci porterà fino in Canada. Dopo aver finalmente terminato le riparazioni e salutato con le lacrime agli occhi i nostri nuovi amici, salutiamo dopo oltre 2 mesi e mezzo l'Argentina, un paese che si è preso di prepotenza un posto nel nostro cuore. Mettiamo subito alla prova Nala, con la temibile frontiera Paso Los Libertadores, che collega Argentina e Cile ad oltre 4.300 metri di altitudine. Il Cile ha riaperto le frontiere a maggio 2022, dopo quasi 3 anni di chiusura dovuta al Covid e a problemi migratori con i paesi limitrofi. Siamo pronti ad affrontare i 29 ripidi tornanti dello Libertadores. Siamo all'inizio dell'inverno e siamo fortunati a trovare una giornata soleggiata. Quando nevica, questo passo fronterizo può rimanere chiuso per mesi e mesi a causa del ghiaccio e della neve. Superata la frontiera, ci fermiamo nel tagliere di alcuni ragazzi che hanno aperto un business in Cile sulla camperizzazione di furgoni come il nostro. È stato molto costruttivo condividere storie di viaggio e consigli di camperizzazioni. Ci offrono di dormire e fare una doccia, come vedete molto spartana ed abbastanza pericolosa. Il Cile è un paese che si estende in lunghezza. Pensate che misura 4.300 km da nord a sud e solamente 180 km da est a ovest. Decidiamo allora di passare a Santiago del Cile e salutare la cugina messicana di Sophie, in trasferta per lavoro, ed iniziamo la nostra avanzata al nord, che decidiamo essere rapida principalmente per 4 motivi. Recuperare il tempo perduto per il guasto meccanico, evitare il gelido inverno andino che si sta avvicinando, la mancanza di luoghi turistici della costa nord ed i prezzi esagerati cileni, a mio avviso non giustificati dalla qualità dei servizi offerti. Sicuramente il paese più caro del Sud America. Arriviamo alla Valle dell'Elqui, famosa per le stelle e per i vigneti. Iniziamo a rigoderci i momenti a contatto con la natura e iniziamo a riabituarci alla van life dopo il lungo stop forzato occorso. Troviamo dei posti stupendi dove passare la notte, ma ci viene sbattuto in faccia un primo problema del Cile, la spazzatura. Decidiamo di fare il nostro per migliorare lo spot per la notte e ci possiamo così godere una bella coppa di vino. Riprendiamo le strade desertiche del Cile, arrivando ad un luogo davvero particolare, la Mano del Deserto, che erge ad un centinaio di metri fuori dalla Panamericana, nella regione di Antofagasta, ed è una scultura fatta dallo scultore cileno Mario Trazzaballa nel 1992. Passiamo qui la notte e vedere il cielo stellato del deserto è un'emozione indimenticabile.
Prossima fermata è il leggendario deserto di Atacama, nel quale siamo già stati nel 2019, ma che questa volta vivremo in maniera diversa, a bordo del nostro van. Chi lo avrebbe mai detto che nel giro di 3 anni si sarebbero ribaltate così le nostre vite e avremmo avuto la possibilità di rivisitare questo posto. Il paesino di maggiore importanza è San Pedro di Atacama, situato nel mezzo del deserto più arido del mondo, nel mezzo delle Ande. Il paese vive sicuramente di turismo e le artigianie locali, pressoché totalmente basate sui derivati del lama, dell'alpaca e della vicugna, la fanno da padrona. Troviamo una curiosa libreria del deserto che andiamo a visitare. Decidiamo di comprare un paio di libri che raccontano le storie e le leggende andine tramandate di generazione in generazione, oltre che allo studio delle costellazioni e della fauna locale. Decidiamo di addentrarci nel deserto e rimaniamo estasiati dalle forme e dei colori di questa regione, dal vulcano Licancabur, dagli occhi del deserto, alle lagune di acqua dolce che si trovano in mezzo al deserto. I cammelidi che abitano queste zone, i lama e le vicugnas, insieme ai fenicotteri rosa, sono sicuramente gli animali più caratteristici del luogo. I primi trovano l'habitat ideale data la quasi assenza di predatori, ad eccezione del raro puma andino. E grazie al terreno particolarmente duro che si trova in questi terreni di alta quota, riescono a limarsi i denti evitando pericolose infezioni. I fenicotteri invece trovano nelle lagune salate di alta quota minerali e plancton che gli conferiscono questo colore rosaceo. Altro posto magico è la Valle della Luna, così chiamata in quanto è ritenuto il posto più simile alla superficie lunare e dove la NASA annualmente conduce studi sulla geologia del terreno. Il posto racchiude numerosi segreti. Si vocifera anche che ci sia stato un concerto in gran segreto dei Pink Floyd, con solo la gente locale di San Pedro di Atacama ad ascoltare.
Anche i posti dove passare la notte sono molto suggestivi. Vi facciamo adesso vedere un incontro spettacolare che abbiamo avuto tra una vicuña ed una volpe nel mezzo del deserto. Vedo. Abbiamo inoltre incontrato questa famiglia di struzzi, come c'era capitato nelle Ande argentine. È ora di risalutare Atacama, non sapendo se questa volta sarà un addio o un altro semplice arrivederci. Ci rimettiamo in marcia, una bella lavatrice, e ci avviciniamo al confine con il Perù, dove iniziamo a vedere i primi segni delle culture tribali, di cui vi parleremo nel prossimo episodio.